E buongiorno! Stamattina ce la prendiamo comoda. Siamo arrivati ieri sera a Porto Malfatano, che porto poi non è, o meglio, era un vecchio porto romano, ma attualmente è semplicemente una baia denominata così, dove si ancora e si gode la tranquillità di questo posto. Oggi è una giornata fantastica. Mare tranquillo, bel sole, caldo, poco vento, una leggera brezza e si sta benissimo. I ragazzi li abbiamo fatti scendere, sono andati a farsi una passeggiata alla Torretta e lungo la costa di Capo Malfatano. Quindi noi un po' lavoriamo al computer, un po' rispondiamo alle mail, un po' ci rilassiamo. Ora sto preparando da mangiare perché è quasi ora di pranzo e ci godiamo questa tranquillità. Qui si sta davvero bene. Dove si va? Dove si va? Questa sera Andiamo alla scoperta di... Tuaretta. Esatto! Vai! Dato che la spiaggia è a numero chiuso, noi facciamo i migranti, arriviamo dal mare. Vediamo se ci fanno scendere. E qui siamo alla famosa spiaggia di Tuaretta. Guardate che acqua. Acqua bellissima, un po' troppa gente, un po' troppo frequentata e a numero chiuso da un paio d'anni se non sbaglio. Otto e mezza di sera e ci godiamo l'ora più bella della giornata. Silenzio assoluto, ci siamo fatti un buon aperitivo in spiaggia e ora la cena è quasi pronta e ci rilassiamo davanti al tramonto, che va dietro la collina, però è sempre un bel tramonto. In questo momento il vento è calato, il mare è tranquillo, c'è una leggera brezza serale e noi con questo vi salutiamo. Mauretto è sotto che si sta docciando, io ho appena finito la mia doccia e mi godo la tranquillità, il silenzio. Buonanotte a tutti, ciao! Ammirate che serata. Al tramonto. Mare tranquillissimo. Barche all'ancora. E guardate che cosa c'è qua. Ah, da noi io guardavo. BBQ. Barbecue. Anche un'immagine di
Capo Spartivento con il faro che lampeggia. E anche la serata si preannuncia positiva. Sempre con Sailing Ronic. Ecco. Non oso pensare che cosa puoi fare con quelle pinze. Ed ecco che una bella giornata di nuovo inizio. Buongiorno a tutti. Lasciamo questa mattina Porto Malfatano, questa splendida baia a ridosso di Capo Malfatano con la sua torretta, e di fianco alla bellissima spiaggia di Tuaredda, un po' incasinata per i nostri gusti, però l'acqua è fantastica. E ci dirigiamo verso Cagliari. Dobbiamo essere questo tardo pomeriggio a Cagliari e quindi iniziamo ad andare là. Un altro paio di bagnetti dovrebbero starci prima di arrivare a Cagliari e vi facciamo vedere questa meraviglia del sud Sardegna che ha la fortuna di avere sempre poche barche. E noi lo ringraziamo questa zona perché ci piace molto, visto che l'affluenza delle barche e nelle baie è comunque sempre ridotta. E è questo il mare che piace a noi, quando c'è poca gente e si sta molto più tranquilli, più rilassati. Anche se purtroppo, o per fortuna, perché comunque ci piacciono, noi a breve torniamo alle Olie. Alle Olie perché abbiamo tanti amici, tante conoscenze, lavoriamo bene e ci piacciono da morire anche quelle, nonostante ci sia un po' più di gente rispetto a qua. E che ne dite anche di questa bellissima baia che è Su Giudeo? L'acqua è fantastica, ha un colore turchese magnifico, si vedono i pesci fin da qui, fondo di sabbia e una spiaggia con le dune meravigliosa. Fantastica questa spiaggia di Su Giudeu. La mia donzella questa sera è molto bella. Eccola la mia donzella. Una stella in mezzo al cielo. Andiamo. Vai. È ora di pappa. Ecco che siamo qua. Questo è Fulvio che è appena arrivato, Loredana, anche lei è appena arrivata. Ciao. Mauro e Silvia, due nostri follower cagliaritani che sono venuti a cena con noi, è stato un immenso piacere. La Bettina, guardate che mangia, la Bettina, la beccata che mangia. Roberto, che ci devi fare la liberatoria per metterti nei video.
la Graziella, poi abbiamo trascurato Flavia, E chi c'è qui? Mauretto. Vengo. Ragazzi, la TV! Occhio, che arriva la TV, Buonasera a tutti che ci state servendo alla grande. Il corino arrosto, vai! Fatti, Allora poi vi vedrete. Oh, la Madonna Santa, l'avevo chiesta ma non era finita. Italia! Abbiamo fatto un po' di casino in cucina. Ci sta. Si riparte, lasciamo Cagliari, questa bella città sarda, molto ospitale, dove ci troviamo sempre molto bene, in direzione ovest, perché a brevissimo abbiamo una lunga navigazione. Ora iniziamo ad uscire dal porto e ci dirigiamo verso Villa Simius. Questa che si vede qua è chiamata la Sella del Diavolo, è sul monte Sant'Elia, che è questo capo roccioso che separa la città di Cagliari dal quartiere, dalla spiaggia del Poetto. Questa Sella del Diavolo è così chiamata a seguito di una leggenda. Si narra che nell'antichità il diavolo venisse qua a cavallo per cercare di convertire tutti i cittadini della vecchia Casteddu, ossia di Cagliari. Gli angeli sono partiti immediatamente alla difesa della città e dei cittadini e il diavolo è stato disarcionato dagli angeli. Il diavolo, disarcionato da cavallo, è ritornato negli inferi e ha lasciato qua la sua sella, che è quella che la vediamo in questo momento. Puoi riquadrare se vuoi. Questa del Monte Sant'Elia è un bel polmone naturale all'interno della città di Cagliari, in quanto non è assolutamente urbanizzato ed è possibile fare delle escursioni, un paio d'ore di escursioni, di camminate. Anticamente, negli anni passati, aveva delle postazioni militari che difendevano il porto di Cagliari anche nella seconda guerra mondiale. Adesso stiamo navigando a motore, purtroppo, perché tanto per cambiare abbiamo il vento in faccia, verso Villa Simius, dove speriamo di arrivare prima del tramonto. I nostri nuovi ospiti sono arrivati, Fulvio, Loredana e Maria Cristina. Quindi sono arrivati, appena arrivati li abbiamo fatti partire, perché togliamo dal calore della città e andiamo un po' più al fresco, ma cerchiamo di arrivare in rada a Villa Simius prima del tramonto, anche se la conosciamo bene la rada, quindi riusciamo ad ancorare anche al buio. Problemi. Però se riusciamo ad arrivarci prima è meglio. Ci fermeremo quasi sicuramente tutta la giornata di domani, perché per la giornata di domani è previsto vento da est, non fortissimo ma comunque vento da est, il che vorrebbe dire che per noi la volontà di andare verso le isole Eolie, verso la Sicilia, verso Ustica, Lasciamo la Sardegna. dicevo, navigare in quella direzione col vento in faccia per quasi 200 miglia Non è così proprio divertente. per cui aspettiamo che giri un po' il vento. Quindi abbiamo quante miglia adesso per arrivare a Villa Simius? Ma una quindicina, ancora, sì, 15-18, adesso non ricordo di preciso. Quindi un po' meno di 3 ore dovremmo esserci, speriamo, se non aumenta troppo il vento che ci riduce notevolmente la velocità. E quindi andiamo a ripararci lì, appena fuori dal porto di Villa Simius. Ecco che qua si vede bene un po' il controsole e la sella. Si vede soltanto un po' il contorno perché c'è un controsole sparato, però insomma, è già carino. Tramonto.
baciata dal sol della Sardegna. Questa sera arriviamo a Villa Simius quasi col buio. Il sole è già tramontato, sono le 9 passate di sera e stiamo arrivando in baia. Ci fermeremo nel golfo di Carbonara, appena fuori dal porto di Villa Simius, in attesa che passi questo vento da nord-est che rompe un po' le scatole. E quindi ora ancora mezzo miglio e ci siamo. E ancoreremo e poi serata tranquilla in baia. E benvenuti a Villa Simius, buongiorno a tutti. Questa mattina si è alzato un po' di vento, siamo in rada e ora scendiamo a terra a fare 2 passi. I ragazzi vogliono scendere. Ah, ci sei anche tu, Mauretto? Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Io vorrei far notare solo una cosa al volo. Guardate la nuova tenutina della Betty. Oh, dai. Guardate. Tutta coordinata. È più una tenuta da jogging, ma non vado a fare jogging oggi.